Dress Impress ha appena annunciato uno degli aggiornamenti più belli e interessanti di sempre. Una delle cose più iconiche di questo aggiornamento è che sarà gratis. Esatto, non servono monete rosa e non servono Robux. Dal 17 maggio parte l'evento World Cultural Day, ovvero la giornata mondiale per la diversità culturale. Questo perché il 21 maggio sarà la giornata internazionale della promozione dei temi sulle diversità e del dialogo tra culture. È super interessante, educativo e ci insegna ad essere umani. E io lo trovo meraviglioso e ci hanno già dato un piccolo assaggio con il Lunar Update, ovvero l'aggiornamento del Capodanno cinese. Perciò se siete pronti a scoprire con me tutte le novità, spaccate quel pulsante di mi piace e aggiungete al vostro commento l'hashtag Giornata del Mondo. E possiamo cominciare con il nostro Dress to Impress News. E diciamoci la verità, si può vivere senza un Dress to Impress News di Kat? I creatori di Dress to Impress si stanno concentrando al massimo per darci un aggiornamento rivoluzionario con una quest enorme ed incredibile per il Summer Update, ovvero l'aggiornamento d'estate. Ma nel frattempo, dietro le quinte, hanno lavorato per darci un mini aggiornamento ricco di cose inclusive e straeducative per tutti noi, per conoscerci meglio e sapere di più anche sugli altri paesi del mondo. Inizio con il dirvi che questo mini aggiornamento inizierà sabato 17 maggio e noi saremo in live dalle 16:30 su questo canale per provarlo insieme subito all'uscita, quindi vi aspetto in chat. In questo video vedremo insieme i primi set confermati e ripeto, saranno gratis. Ogni set include vestiti iconici e saranno dedicati e ispirati ai look storici e culturali, ispirati a Brasile, India, Thailandia e Filippine. Non è ancora certo se ci saranno anche vestiti e accessori dedicati ad altri paesi del mondo. Dress to Impress ha esplicitamente specificato che questo per loro è il primo passo per avvicinarsi a più paesi possibili, quindi, anche se non ci saranno tutti i paesi fin da subito, è un ottimo inizio per il nostro team. Secondo me è anche un modo bellissimo per imparare qualcosa in più giocando. E se conoscete una di queste culture da vicino, tipo perché siete nati lì o avete amici e famiglia, secondo me vi emozionerà ancora di più. Trovo bello che un gioco come Dress to Impress, che parli sempre di espressione personale, questa volta voglia anche farci pensare al rispetto per le culture, senza stereotipi o esagerazioni. Rispetto agli aggiornamenti passati, tipo fantasy, questo ha un impatto completamente diverso. Non è solo estetica, qui c'è un messaggio dietro. Moda e cultura si possono incontrare. Dress to Impress si sta trasformando piano piano anche in un gioco sempre più educativo ed inclusivo, e io non potrei veramente desiderare di meglio. A proposito di questo, verranno forniti approfondimenti educativi per comprendere l'importanza e l'origine degli elementi culturali inclusi su ogni set. Quindi avremo tipo delle card che ci spiegheranno nel dettaglio e ci insegneranno un sacco di cose che magari ancora non sappiamo. Ed imparare così sarà un gioco da ragazzi. Fatemi sapere qui sotto con un commento da dove venite, se avete un'origine diversa da quella italiana o se la vostra famiglia parla altre lingue. Conosciamoci meglio. Io ad esempio sono un'italiana mista, metà toscana e metà pugliese, quindi nel mio sangue scorre il sud. Molti non indovinano la mia provenienza effettiva perché non parlo né con l'accento toscano e né con l'accento pugliese. Ho cercato di ripulire i miei accenti nel tempo per poter dare una comunicazione perfetta al 100% quando parlo ed essere comprensibile il più possibile al mio pubblico. Però non vi nascondo che quando mi arrabbio vengono fuori un po' entrambi gli accenti, ma quello capita a tutti. Vorrei prendermi del tempo insieme a voi per osservare bene questa immagine, ma ci rendiamo conto della qualità e dei dettagli? La cura per ogni minima cosa. Per noi che giochiamo sembra uno scherzetto, ma se proviamo a metterci nei panni di chi ci lavora, anche questa piuma magari ha preso nottate intere di lavoro al team di Dress to Impress e io lo trovo incredibile. In questi anni è comparso molto spesso il tema culture dal mondo o proprio paese di origine, e ogni modella ha cercato a modo suo di rappresentarsi accuratamente utilizzando i vestiti che si trovano nel salone. Immaginate adesso che meravigliose sfilate potremmo fare con tutti questi nuovi set, con i prossimi in arrivo e anche con la funzione per poter ridimensionare gli oggetti a proprio piacimento, che io ancora non ho capito come si usa. Non mi basta il tempo, la uso solo nel free play, sono un'abba, non sono capace. E vi dirò di più. Avete presente gli item che abbiamo visto nei video precedenti ma che in realtà non sono più stati inseriti nel Petal Update? Finalmente abbiamo una risposta a questo mistero. Il team ha deciso, durante il rilascio del Petal Update, di trattenere alcuni item come questi per poterli finire, ottimizzare e rilasciare in seguito. Quindi dovremmo vederli comparire questo sabato durante l'evento, in teoria. Adesso vi insegnerò qualche cosina utile da sapere per arrivare pronti all'aggiornamento e per arricchire un po' anche la nostra conoscenza, che non fa mai male. News di moda attivate. Il body brasiliano. Quel body con le piume non è solo moda, è una celebrazione della libertà brasiliana. Il Carnival do Brasil è uno degli eventi più famosi al mondo e i costumi che vediamo, quindi piume, body brillanti, tacchi altissimi, rappresentano libertà. India. Quel sari non è solo elegante, è una tradizione viva che cambia da città a città. Il sari è uno dei capi più antichi della storia, esiste da oltre 5.000 anni. Non è un vestito cucito, è un pezzo unico di stoffa lungo fino a 9 metri, drappeggiato in modo
modi diversi a seconda della regione. Ogni colore ha un significato: rosso per le spose, giallo per la spiritualità e bianco per la purezza. Thailandia. Questo look è degno di una principessa Thai. Ogni ricamo racconta una storia antica. L'abito tradizionale thailandese si chiama Chut Thai. Spero di averlo detto bene, non so come si pronuncia. E veniva indossato alla corte reale. È fatto con tessuti preziosi, spesso decorati in oro. Ogni tipo di abito varia in base alla classe sociale e all'occasione, quindi matrimoni, cerimonie religiose, danza. Filippine. Il set filippino è chic ma potente. È come indossare una storia di resilienza e orgoglio. L'abito tradizionale filippino per le donne si chiama Barot Saya. Sempre spero di averlo detto bene. È nato nel periodo coloniale spagnolo ed è un mix tra influenze locali europee, con un twist da passerella. Vi aggiungo anche una piccolissima curiosità nazionale sul nostro paese. Mamma mia! Sì, perché incredibilmente non siamo solo pizza, pasta e brain rot. Scusa, ballerina cappuccina. Recuperatevi il mio film roleplay di ballerina cappuccina su Dress to Impress perché è un'avventura pazzesca con una storia pazzesca. In Italia la moda non è solo abiti, è gesto, presenza, atteggiamento. Gli stilisti italiani, da Versace a Valentino, da Giorgio Armani a Dolce Gabbana, hanno sempre creato vestiti che esaltano il modo in cui una persona si muove, cammina e gesticola. Perché sì, noi italiani parliamo anche con le mani. Eppure i vestiti devono parlare. In Italia la moda non è solo da indossare, è da vivere. Tipo che anche il vestito deve sapere come sta per muoversi la tua mano, tipo per dire ma che vuoi? In Italia la moda è storia, passione, famiglia, personalità. Non è nata solo per seguire le regole, ma per dare forma alla personalità. Gli stilisti italiani hanno preso spesso anche ispirazione dall'arte, cinema e l'hanno cucita su abiti e tessuti che raccontano storie. Ecco perché è bello che anche in un gioco come su Dress to Impress vedere che ogni abito racconta una storia. Non è una cosa random, perché proprio noi italiani le storie ce le cuciamo addosso. In conclusione, ecco perché questo prossimo aggiornamento mi ha colpito così tanto, perché dietro a ogni outfit c'è sempre una storia, una cultura, una voce. E anche Dress to Impress ormai non è più solo un gioco, è identità, modo di vivere. E vedere che anche solo per una settimana decidono di valorizzare abiti tradizionali di paesi diversi mi fa venire voglia di dirgli bravi, bravi veramente. Perché la moda in fondo è uno dei linguaggi più forti che abbiamo, è il primo modo in cui ci presentiamo al mondo e anche senza parlare è un biglietto da visita. Quindi proprio oggi io voglio concludere questo video con un pensiero. Sarebbe bello se anche nella vita di tutti i giorni ci fosse più spazio per esprimere se stessi con libertà, senza giudizio e senza paura. Se ci fosse orgoglio e rispetto per le culture di tutti. Alla fine tutto si riduce in una parola semplice ma gigante: rispetto. Il rispetto non è solamente dire vabbè ma ognuno fa quello che vuole, è anche fermarsi un secondo prima di giudicare e conoscere, imparare qualcosa che non conosciamo. Che si tratti di una cultura, di una lingua, di un modo di vestire, il rispetto è ciò che ci rende umani. E il bello è che non dobbiamo sempre capire tutto per rispettare, basta sapere che dietro ogni scelta, dietro ogni gesto, ogni abito magari c'è una storia. E anche se siamo dietro uno schermo, anche se su Dress to Impress siamo solo degli avatar, ricordiamoci di portare il massimo rispetto, sempre. E magari partendo dal rispetto verso una cultura nel gioco, ci ricordiamo come portarlo anche là fuori, nella vita vera. È da lì che inizia tutto. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale che siamo verso i 50.000 iscritti, quindi unitevi alla nostra famiglia. Presentiamoci e conosciamoci qui sotto nei commenti. Vi ricordo il nostro appuntamento questo sabato 17 maggio dalle 16:30 per provare questo aggiornamento in live. Sono in live ogni sabato alle 16:30. Non vedo l'ora di passare con voi questa magica giornata.